Aggiornamento macro settimanale, 10 dicembre 2023. Buongiorno a tutti e grazie per aver scelto Market Briefing, analisi di mercato e notizie finanziarie. Ogni giorno, il nostro obiettivo è fornirvi un'analisi approfondita e competente delle notizie finanziarie più rilevanti, per aiutarvi a orientarvi nel complesso panorama economico. Iniziamo la nostra rassegna macro settimanale. I principali indici registrano forti guadagni ma aumenta la prudenza. I principali indici statunitensi hanno registrato forti rialzi questa settimana, estendendo il recente rally anche se i guadagni si sono ridotti. L'S&P 500 è aumentato di oltre il 20% da inizio anno, superando l'obiettivo medio degli strateghi di fine anno fissato lo scorso gennaio. L'indice ha visto la striscia vincente settimanale più lunga dal 2019. I titoli tecnologici hanno continuato a sovraperformare con il Nasdaq che ha raggiunto la chiusura più alta da gennaio 2022. Il Dow Jones nel frattempo ha faticato a guadagnare slancio per tutta la settimana. Gli utili societari statunitensi sono tornati alla crescita nel terzo trimestre e dovrebbero accelerare il prossimo anno. Con questo sfondo favorevole, le previsioni che l'indice di riferimento raggiunga un nuovo massimo storico entro la fine del prossimo anno si fanno sempre più forti. Tuttavia, gli hedge fund hanno realizzato profitti la scorsa settimana in qualità di venditori netti di azioni globali. La narrativa Goldilocks sfidata dalle scommesse dovish. La narrativa di un atterraggio morbido è in contrasto con i massicci tagli dei tassi previsti per il prossimo anno. Dopo un rapporto sull'occupazione migliore del previsto, i trader hanno ridimensionato le loro aspettative di allentamento a circa 110 punti base, in calo rispetto ai oltre 140 punti base scontati all'inizio di questa settimana. Allo stesso tempo, i rendimenti chiave a 2 anni, più strettamente legati alla politica della Fed, sono aumentati di 13 punti base venerdì. I rendimenti sono stati più alti di almeno 6 punti base sull'intera curva durante il giorno. L'ultimo incontro politico della Fed quest'anno si svolgerà la prossima settimana. Mentre non è previsto alcun cambiamento dei tassi, i funzionari aggiorneranno le loro proiezioni per i prossimi anni. Il dollaro si rafforza, Bitcoin supera i $44.000. Dopo 3 settimane di ribassi, il dollaro statunitense ha guadagnato terreno questa settimana. Le criptovalute sono state tutte in rialzo con Bitcoin che è salito a $44.000, il suo livello più alto dall'aprile 2022. Le materie prime sono calate a livello generale. L'oro ha raggiunto un massimo storico per poi vendere bruscamente. Il petrolio ha trovato supporto a $70 ma ha comunque registrato la striscia ribassista settimanale più lunga dalla fine del 2018. Prima di procedere con la nostra analisi, vorremmo ricordarvi che il vostro sostegno per noi è molto importante. Se apprezzate questo video e trovate i nostri contenuti utili e coinvolgenti, vi invitiamo a mettere un like e ad iscrivervi al nostro canale. Questo ci aiuta a crescere e a fornirvi contenuti di qualità sempre migliore. Ora, torniamo alle notizie sui mercati finanziari e agli ultimi aggiornamenti. BOJ accende speculazioni su una svolta di politica monetaria. Per 30 anni, vendere allo scoperto i titoli di Stato giapponesi scommettendo su rendimenti più alti si è guadagnato appieno il soprannome "ammazza vedove". Forse nessun grafico riesce a cogliere meglio il fenomeno della giapponesizzazione dei tassi benchmark del paese. Il rendimento del 10 anni non ha toccato l'1% dal 2012, quando il primo ministro Shinzo Abe è tornato al potere per lanciare l'Abenomics. Il tasso di riferimento della BOJ non è positivo dal 2016, anno in cui ebbe inizio il programma di controllo della curva dei rendimenti. Ora, la Bank of Japan ha scatenato un'ondata di speculazioni secondo cui la degiapponesizzazione sta iniziando sul serio. I commenti del governatore Kazuo Ueda e di uno dei suoi vice hanno scosso i mercati finanziari di Tokyo questa settimana, alimentando un rafforzamento dello yen e il più grande aumento dei rendimenti obbligazionari giapponesi in un anno. Ueda ha detto ai legislatori in Parlamento che limitare i rendimenti obbligazionari diventerà più impegnativo a partire dalla fine dell'anno. Ma la cosa forse più sorprendente è che il vicegovernatore Ryozo Imino ha affermato che le famiglie potrebbero effettivamente beneficiare di tassi di interesse più elevati e che i danni per le aziende sarebbero probabilmente limitati. Ciò suggerisce che la BOJ spera di aumentare i tassi overnight dopo aver modificato il controllo della curva dei rendimenti YC.
La domanda chiave è quando lo farà. A un certo punto giovedì, i mercati hanno mostrato una probabilità quasi del 45% che la BOJ mettesse fine alla sua politica di tassi di interesse negativi durante la riunione di questo mese, rispetto al 3,5% di 2 giorni prima. Per ora la BOJ non si è impegnata a nulla di preciso, ma ha quantomeno aperto la porta a tassi più alti nel breve termine. Rapporto solidi sul lavoro in linea con un atterraggio morbido. Il rapporto sull'occupazione di novembre è stato un toccasana, numeri forti, una crescita salariale decente e una maggiore partecipazione dovrebbero mantenere viva la narrativa dell'atterraggio morbido. L'economia ha aggiunto 199.000 buste paga il mese scorso, al di sopra delle 150.000 di ottobre e ben al di sopra delle previsioni di consenso di 183.000. Ciò comprendeva circa 47.000 lavoratori dell'auto e del cinema di ritorno dagli scioperi. Escludendo l'impatto degli scioperi, negli ultimi 2 mesi le buste paghe private sono aumentate in media di 118.000 unità. Ciò si confronta con una media di 6 mesi di 130.000 unità. Quindi il ritmo è relativamente più morbido. Come è avvenuto ogni mese di quest'anno, i dati dei mesi precedenti sono stati rivisti al ribasso, con settembre in calo di 35.000 unità, da 297.000 a 262.000. E ottobre è rimasto invariato a 150.000. La misura dell'occupazione delle famiglie è aumentata di 747.000 unità arrivando al record di 161,969 milioni. Il tasso di disoccupazione è sceso al 3,7% dal 3,9%, evitando il popolare segnale di recessione della regola di Sam. Il calo è dovuto all'impennata dell'occupazione delle famiglie e alla maggiore partecipazione alla forza lavoro. Per quanto riguarda i salari, l'aumento mensile è stato leggermente superiore alle previsioni. La retribuzione oraria media è aumentata dello 0,4% rispetto al mese precedente e del 4% rispetto a 12 mesi fa. I messaggi di Powell della prossima settimana probabilmente segnaleranno la continua forza del mercato del lavoro e la crescita dei salari. È difficile immaginare circostanze in cui il presidente della Fed dica qualcosa di diverso da «è ancora troppo presto per pensare a tagli dei tassi». Rispetto a ciò che i mercati hanno scontato in termini di allentamento monetario, apparirà tutto piuttosto aggressivo. In conclusione, vorremmo ringraziarvi per aver guardato Market Briefing, analisi di mercato e notizie finanziarie. Se avete apprezzato le nostre informazioni e le avete trovate utili, vi invitiamo a lasciare un like e ad iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati con le future analisi. Vi ringraziamo nuovamente per il vostro supporto e ci vediamo presto con nuove interessanti notizie. Ricordate, le informazioni in questo video sono puramente a scopo informativo e non costituiscono consulenza di investimento. Consultate sempre un professionista prima di prendere decisioni finanziarie.